Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come fare le lingue di gatto. Adesso ci sposteremo vicino al piano di lavoro e andremo a vedere gli ingredienti. Gli ingredienti per preparare questa ricetta saranno 80 g di albumi, 80 g di burro, 80 g di zucchero a velo, 80 g di farina zero e 10 g di miele. Passiamo alla preparazione. Per prima cosa ho aggiunto gli albumi nella bowl. Ora andrò a fare sciogliere al microonde pian piano il burro, leggermente. Diciamo che il burro non deve essere proprio fuso, ma ammorbidito più che altro. Dopodiché aggiungerò nella bowl anche il burro e lo zucchero a velo. Adesso andrò ad amalgamare il tutto. Ricordate di non fare incorporare aria al composto. Il composto non deve essere assolutamente montato. Bene, una volta mescolato, e non preoccupatevi se il burro andrà a formare dei grumi, aggiungeremo la farina e infine il miele. Incorporiamo la farina. Io vi consiglio per tutta la durata del procedimento di usare una spatola in modo da raschiare la bowl e riuscire a amalgamare il tutto per bene. Andiamo ad aggiungere il miele e adesso mescoleremo energicamente il composto finché tutti i grumi di burro saranno assorbiti. Il composto che vogliamo ottenere è un composto liscio ed omogeneo. Adesso preriscalderemo il forno a 190 gradi ventilato e prepareremo una teglia con della carta forno. Versiamo il composto in un sacco a poche con una bocchetta rotonda. E sulla teglia andremo a formare delle striscioline. In questo modo. Vi consiglio di farle ben distanti l'una dall'altra perché una volta in forno si andranno ad appiattire e a formare il biscotto finale. Con il forno ben caldo andiamo a infornare per circa 10-15 minuti. In attesa che cuociano, vi consiglio di prepararvi un mattarello e adesso andremo a vedere il perché. Una volta cotte, usciamo le lingue di gatto dal forno e delicatamente, con l'aiuto di una palettina, le andremo a staccare ancora calde e le andremo ad adagiare sul mattarello. In questo modo prenderanno questa forma e saranno perfette per decorare torte, gelati. Un altro consiglio che posso darvi è quello di rimuoverle dalla teglia e metterle sopra una griglia ad asciugare, in questo modo si preserverà la croccantezza. Ed ecco a voi le lingue di gatto, si possono ottenere semplici in questo modo,
a mezzaluna, in modo da decorare gelati o creare piatti un po' più artistici, o addirittura aumentando la quantità dell'impasto a coppetta, in questo modo, perfette per servire del gelato. Adesso non vi resta altro che usare la vostra fantasia e sbizzarrirvi. Bene, spero che anche la ricetta di oggi vi sia piaciuta. Vi invito come al solito a commentare i video in modo da farmi sapere se avete bisogno di aiuto con le ricette e soprattutto a condividere i video con i vostri amici in modo da far crescere il canale sempre di più. Noi adesso ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao!